Ciao amici di Electric TV, nuovo video perché? Perché nelle ultime ore c'è stato un annuncio importantissimo e alcuni lo definiscono addirittura un momento seminale nella storia della Formula 1, ma andremo a vedere in questo video se è veramente così. Di che cosa sto parlando? Sto parlando dell'annuncio del nuovo Gran Premio, della nuova location dei Gran Premi nel 2023. La Formula 1 va a Las Vegas. Si tratta in realtà di un ritorno, iniziamo col dire questo. 40 anni fa la Formula 1 corse a Las Vegas in due edizioni, 1981 e 1982. Nel 1981 ci fu la vittoria proprio all'ultima gara, che era sul circuito di Las Vegas, del titolo mondiale da parte di Nelson Piquet. È il primo titolo mondiale di Nelson Piquet, quello del 1981, in un duello fino all'ultima corsa proprio con Carlos Reutemann, allora pilota della Williams. Si correva nel 1981 nel parcheggio del Caesars Palace. Stessa location l'anno dopo, 1982, con la vittoria del mondiale di Keke Rosberg, sempre nel parcheggio del Caesars Palace. Il Gran Premio all'epoca, nel 1981-1982, nacque perché il circuito allora deputato al Gran Premio Watkins Glen, una volta si chiamava Gran Premio di USA Est, non versava in situazioni finanziarie troppo piacevoli dal punto di vista dell'organizzazione, e quindi fu sostituito con il Gran Premio a Las Vegas proprio nel parcheggio del Caesars Palace. Le immagini che sono rimaste negli archivi dei vari broadcaster e di Formula 1 ci fanno vedere un landscape piuttosto differente rispetto a quello che vedremo l'anno prossimo, nel 2023. Caesars Palace, che non si è spostato ma che fondamentalmente all'epoca era circondato veramente dal deserto. Voi sapete che Las Vegas è fondamentalmente in mezzo al deserto nel Nevada. Per chi di voi c'è stato si ricorda che uscite dalla città fondamentalmente non vi è nulla, e le immagini che abbiamo, che arrivano dall'inizio degli anni 80, ci mostrano veramente quello, ovvero una location, una pista circondata da sabbia nel deserto nel parcheggio dell'allora Caesars Palace. Andiamo a ricapitolare quindi l'annuncio che è stato fatto in pompa magna, direi, da una location piuttosto famosa di Las Vegas, ovviamente sulla Strip, la location probabilmente più famosa di Las Vegas e che sarà il centro poi del layout del nuovo circuito cittadino, su una passerella pedonale che attraversa la Strip, quindi è sospeso sopra la Strip, più o meno nella zona del Cosmopolitan, tra il Cosmopolitan e l'Aria. Per chi di voi è, ripeto, è già stato a Las Vegas, è appunto una passerella abbastanza famosa. Da questa passerella alcuni giornalisti americani di Liberty Media e Stefano Domenicali hanno appunto fatto l'annuncio. Dal 2023 si corre a Las Vegas, si correrà di sabato sera, quindi Gran Premio in notturna, circuito cittadino di sabato sera. È veramente da tantissimo tempo che non si corre di sabato in Formula 1. Credo che l'ultimo Gran Premio che si sia corso di sabato, a mia memoria, deve essere stato qualche Gran Premio in Inghilterra, perché voi sapete che una volta in Inghilterra si correva di sabato, che gli eventi sportivi maggiori, principali in Inghilterra si svolgono di sabato, o almeno così è sempre stato. Si correrà nel weekend che segue immediatamente il Thanksgiving, quindi il giorno del ringraziamento. Voi sapete, il giorno del ringraziamento è l'ultimo giovedì di novembre negli Stati Uniti, seguito il giorno dopo da un evento che molti di noi conoscono per questioni commerciali, che è il Black Friday. Bene, gara di sabato, il sabato successivo al Thanksgiving, quindi l'ultimo sabato di novembre. Giovedì, l'ultimo giovedì di novembre, il Thanksgiving. Ci saranno in realtà le prove libere di giovedì, il giorno Thanksgiving. Il venerdì ci saranno le qualifiche e la gara avverrà il sabato, quindi è tutto sfalsato di un giorno. Questo è il primo annuncio, la prima, diciamo così, se vogliamo, novità che riguarda il Gran Premio. Ovviamente la location è particolare. Per chi di voi, ripeto, è stato a Las Vegas, io ci sono stato svariate volte, sapete che la città è un po' strana, è un po' alienante da un certo punto di vista, però è anche la capitale dello show, se vogliamo, negli Stati Uniti, insieme magari a Los Angeles per quanto riguarda le produzioni cinematografiche. Ovviamente Los Angeles è più sulle produzioni cinematografiche, Las Vegas è molto incentrata sull'entertainment, quindi ovviamente spettacoli, concerti. Adele ha annunciato, anzi credo proprio in questo mese, è
diciamo così, resident, come si dice negli Stati Uniti, a Las Vegas, cioè fa una serie di spettacoli, X o N spettacoli a settimana a Las Vegas, sede ovviamente di casino, hotel, sede di grandissimi eventi sportivi, mixed martial arts, adesso sede anche dei Las Vegas Raiders, squadra di NFL, ex di Los Angeles, ex di Oakland, adesso trasferitesi a Las Vegas con un nuovo stadio super moderno. Come ha detto Stefano Domenicali nel video e nel live streaming di presentazione del Gran Premio di Las Vegas, è un po' il centro di quello che è tutto ciò che riguarda il mix tra entertainment e sports negli Stati Uniti. Non è un mistero che Formula 1 stia cercando di ampliare la propria audience negli Stati Uniti, ci sta riuscendo perché dal punto di vista del ratings di spettatori in televisione sta crescendo, il numero di spettatori che va a vedere il Gran Premio negli Stati Uniti sta crescendo tantissimo. Austin è sempre esaurita, Miami, vi ricordo, l'8 di maggio si correrà quest'anno a Miami in quello che di solito si chiama Miami Gardens, cioè la zona antistante lo stadio dei Miami Dolphins, l'Hard Rock Stadium. Terzo Gran Premio l'anno prossimo sarà il Gran Premio di Las Vegas, si chiamerà così, il Gran Premio di Las Vegas. Quindi un sacco di novità dal punto di vista dell'organizzazione, terzo Gran Premio negli Stati Uniti, prima volta che si ospitano 3 Gran Premi in una nazione, al netto della eccezione italiana del 2020, un campionato però se vogliamo un po' strano causa pandemia, in una location, l'ennesima direi, legata a circuito cittadino. E andremo a vedere il layout del circuito, però vorrei innanzitutto lanciare il perché di questo video. Il perché è presto detto. C'è stata una reazione, direi, contrastante. C'è stato molto contrasto tra i tifosi che hanno commentato, ad esempio, sui social di Formula 1, ma non solo, anche sui social di alcune squadre che hanno postato, no? Su Facebook, su Instagram la notizia. Se voi andate a leggere i commenti c'è, direi, una chiara polarizzazione degli utenti e dei fan. C'è chi è super excited, super eccitato, vuole andare a Las Vegas perché ovviamente insomma l'atmosfera sarà sicuramente particolare, probabilmente unica, e c'è chi invece è un po' polemico perché magari è più legato alla storia dei circuiti classici di Formula 1, Nürburgring, Monza, Spa, questo tipo di pista, Watkins Glen in America. E quindi secondo me di nuovo è molto interessante capire cosa dice la community dei fan italiani. Commentate, voglio sapere la vostra. Siete più per nuove location? Siete più per vecchi circuiti? Siete per un buon mix? Vi piace Monte Carlo e quindi vada per i circuiti cittadini? Vi piace Monte Carlo ma quello è l'unico vero circuito cittadino? Ci sono varie opinioni che si leggono in rete. Io vi dirò la mia al termine di questo video. Circuito cittadino, dicevamo, circuito tutto sommato non particolarmente impegnativo. 14 curve, vero, però 14 curve potremmo anche quasi definirle anonime, almeno vedendo il layout e conoscendo un po' la zona. Io la conosco abbastanza bene. Sono curioso di vedere la zona delle Spheres, poi ne parleremo, per capire se quella parte può essere impegnativa. Come curvone ricorda un po' Sochi, ripeto, sempre cerchiamo di capire il layout perché quella zona è in realtà in fase di costruzione, quindi bisogna capire bene quale sarà il risultato finale. Circuito dalle alte velocità, soprattutto ovviamente perché c'è la Strip. La Strip è la strada più famosa di Las Vegas, è la strada dei grandi hotel, dei grandi casinò, e per buona parte della Strip la Formula 1 attraverserà appunto la via South Las Vegas Boulevard, è il nome diciamo così vero della Strip, e c'è un rettilineo. Il circuito complessivamente misura più di 6 km, il rettilineo della Strip se non erro è 2,4 km, ma andiamo a vedere nel dettaglio il layout anche utilizzando alcune fotografie che ho fatto io negli anni a Las Vegas. Secondo me era carino farvi vedere un po' com'è la zona, così potete anche capire qual è il landscape, qual è il contesto nel quale si andrà a correre, quindi qual è il contesto e qual è la dimensione degli spazi per il Gran Premio di Las Vegas. La partenza è posizionata in realtà in una zona che sta sul retro della Strip, nella zona, se vogliamo, verso est. È una zona di parcheggi
quindi è una zona con dei parcheggi a più piani, è una zona dove c'è spazio per poter allestire il paddock, per poter allestire i box e la zona della partenza. Quindi la partenza non è sulla strip, è in quella zona. C'è una doppia sinistra, prima e seconda curva, e poi ci sono due curve a destra, la terza e la quarta, che immettono su una strada parallela alla strip, che passa fondamentalmente, che attraversa, diciamo così, Las Vegas da sud verso nord, passa sul retro del Paris, sul retro del Planet Hollywood, passa nella zona della High Roller, che è una ruota panoramica piuttosto famosa a Las Vegas, che vi permette di avere una visuale sulla strip, ma non soltanto. E poi da questo rettilineo, attraverso curva 5, si arriva in una zona interessante, perché è una zona nuova, nel senso che proprio è in costruzione a Las Vegas, è la zona dello Sphere. L'MSG Sphere è un edificio a sfera che è in costruzione attualmente. Io ci sono stato vicino a fine novembre del 2021, tra novembre e dicembre, è una palla gigante in costruzione. È una zona interessante perché, se guardiamo il layout del circuito, ricorda molto la curva 4 di Sochi, quindi abbiamo perso la curva 4 di Sochi per le note vicende, guadagniamo questa curva a Las Vegas, e secondo me è interessante perché è interessante capire quale sarà la velocità di percorrenza per chi, ripeto, ha dimestichezza con le dimensioni di Las Vegas. Probabilmente capisce che questa curva d'ampio raggio che gira intorno a Sphere in realtà è proprio un curvone importante dal punto di vista proprio della percorrenza. Da questa curva, che secondo me, ripeto, sarà piuttosto impegnativa, si arriva in una zona che si chiama Sands, sabbie. È una via piuttosto trafficata che è sul retro del resort del Venetian e costeggia i campi da golf del Wynn, altro resort molto iconic di Las Vegas, e parecchi piloti hanno già detto che vorranno spendere lì parte del loro tempo Gran Premio andando a giocare a golf. Ci sono parecchi campi da golf, è una zona, ripeto, molto bella, molto kitsch, molto pop, tutto molto Las Vegas ovviamente. Quindi c'è questa zona Sands, che fondamentalmente è una sinistra-destra-sinistra, si costeggia il Wynn, e poi attraverso curva 8 e curva 9, doppia sinistra, con una curva 9 a gomito, ci si mette nella strip, il lungo rettilineo della strip. Lungo rettilineo della strip, dicevamo, superiore a 2 km, la strip è molto più lunga, però la zona che viene percorsa dal layout del circuito è la zona centrale della strip, partendo dalla parte finale della North Strip, arrivando alla parte iniziale di South Strip. Quindi ci si mette nella strip, nella zona Treasure Island, anche questo resort molto famoso col suo vulcano che ogni tanto erutta facendo piuttosto casino anche verso sera, e c'è una piega a metà della strip, viene nominata curva 10, ma in realtà si fa completamente in pieno, sono 2 km in pieno. Ripeto, chi è stato a Las Vegas sa che è veramente lunga tutta questa camminata che voi potete fare lungo la strip, e dal Treasure Island ci si lascia sulla sinistra, su questo lungo rettilineo, il resort del Venetian e Palazzo, sulla destra il Mirage, anche quello piuttosto famoso. Si arriva poi nella zona del Caesar Palace, sulla destra sempre, sede del Gran Premio del 1981, del Gran Premio e del 1982 nel parcheggio, e ci si lascia poi sulla destra il Bellagio con le sue fontane. Ora, nota di colore, le fontane del Bellagio fanno uno spettacolo ogni, credo, 20 minuti durante la sera, mentre è ogni ora, se non mi sbaglio, durante il giorno. Sono curioso di sapere se le fontane del Bellagio, con il loro gioco di acqua e luci e musica, saranno attive durante il weekend e durante le sessioni e anche durante la gara, perché la gara sarà in notturna, abbiamo detto. Nota, ripeto, di colore, fa molto Las Vegas, molto pop, molto anche kitsch, ripeto, ma Las Vegas è questa, quindi secondo me difficilmente si lasceranno sfuggire l'occasione di avere le fontane del Bellagio attive durante la gara, perché probabilmente questo permetterà anche alla regia di fare delle riprese piuttosto spettacolari. Se arriva quella che io chiamo la staccata di curva 11 e 12 all'altezza del Cosmopolitan, c'è un incrocio, c'è la passerella pedonale che passa sopra la strip, che è la passerella dalla quale Formula One e Liberty Media hanno effettuato il live streaming, dove c'era appunto anche Stefano Domenicali che ha parlato di questo progetto. Questo è il punto principale di sorpasso, perché si arriva da 2 km e più di rettilineo, velocità molto elevata, e ci si mette sulla sinistra in maniera abbastanza secca. È un incrocio, è una doppia sinistra, ma fondamentalmente è un incrocio. Quindi
mi aspetto una staccata piuttosto importante, punto di sorpasso probabilmente di RS, secondo me lì sarà divertente, sarà probabilmente, ripeto, il punto dove vedremo i sorpassi in questo Gran Premio. È una zona anche questa molto iconic perché, ripeto, c'è il Cosmopolitan sulla destra che è un hotel molto famoso, molto bello da vedere, di sera fa il suo effetto. Sarà curioso capire quale lato della strada sceglieranno. A naso, diciamo, vedendo il layout, che sia stato scelto il lato destro perché la Strip fondamentalmente è una strada ad altissimo traffico, 4 corsie per carreggiata e c'è uno spartitraffico con aiuole e alberi nel mezzo, quindi non si possono utilizzare tutte le 8 corsie, probabilmente si utilizzeranno le 4 corsie di una delle 2 carreggiate. Io credo quella verso il lato del Bellagio, ma perché in questo modo permette di avere un ingresso più facile poi a sinistra per rientrare verso la zona dei box, quindi questa è una mia supposizione, ma credo che sarà così. Un punto d'attenzione secondo me importante è la componente asfalto, è l'ennesimo circuito cittadino, quindi sebbene il layout preveda 14 curve tutte piuttosto facili, al netto, ripeto, di curva numero 6 che potrebbe essere impegnativa, per il resto è un circuito con curve facili tipo Singapore o tipo circuiti cittadini statunitensi degli anni 90, mi viene in mente Phoenix o Detroit negli anni 80. Ecco, questo tipo di layout, quindi non particolarmente complesso, però la difficoltà come sempre sta nell'asfalto che ovviamente, diciamo così, sarà un po' sconnesso come tutti i circuiti cittadini, in particolare sulla Strip è una strada veramente molto trafficata, anche senza, è una strada veramente molto trafficata anche da bus, da autobus. Las Vegas è anche il centro dei grandi convegni, dei grandi eventi, dove ci sono autobus che spostano le persone che si devono spostare da un hotel all'altro per seguire le varie convention, quindi sarà sicuramente un asfalto abbastanza sconnesso, anche se Formula One ha già annunciato che prevede una riasfaltatura, quindi un accordo con la municipalità, diciamo così, di Las Vegas per una riasfaltatura poco prima del Gran Premio. Le temperature, io sono stato più di una volta proprio in quel weekend a Las Vegas, la temperatura è di giorno intorno ai 20 gradi, 20-21 gradi, 19-20-21 gradi, la sera può scendere intorno ai 12, 13, 11 gradi, ripeto, si corre all'aperto in novembre, in mezzo al deserto, quindi è vero che di giorno fa caldo, ma di notte in mezzo al deserto si cerca, insomma, tendenzialmente si ha una diminuzione della temperatura. Pista ad alta velocità, la stessa Formula 1 ha già detto, pista da basso carico, considerato il super rettilineo della Strip, carico da Monza / Spa. Abbiamo visto il layout, veniamo ora alle reazioni. Chiaramente molto entusiasmo da parte di Formula 1, fa un annuncio in pompa magna importantissimo e quindi sono molto entusiasti. I piloti hanno fatto questo video promozionale, quindi ovviamente con una reazione piuttosto entusiasta per questioni, se vogliamo, anche solo di marketing. Reazioni dei tifosi, se voi andate a leggere i commenti, e spero che voi stessi commentiate questo video con le vostre idee, le vostre opinioni, se andate a vedere i commenti sui social, pagina di Formula 1, pagine dei vari team che hanno poi ripostato la notizia, i commenti sono molto polarizzati, estremamente polarizzati. Tifosi entusiasti perché vogliono andare a vedere un Gran Premio in una location così particolare e alla fine unica, seppur complicata sotto diversi punti di vista, perché Las Vegas affrontata su più giorni può veramente esaurirvi, siete bombardati da luci, siete bombardati da suoni, è tutto molto caotico, quindi è una location che va presa nel modo giusto. Ci sono parecchi tifosi che sono entusiasti di andare o di avere la possibilità di poter andare. Ci sono moltissimi altri tifosi che protestano perché vogliono giustamente gare in circuiti più classici, magari non necessariamente gli storici circuiti di Formula 1, ma in circuiti veri e non in cittadini con curve a 90 gradi. Io personalmente non credo ci sia un giusto o uno sbagliato. Io credo che quello che sta succedendo è in un certo senso l'evoluzione della specie, diciamo così. Formula 1 è un prodotto che è sempre più globale, che è in mano agli americani, quindi sta acquisendo una serie di caratteristiche tipiche
dello sports entertainment americano, e lo sports entertainment americano spesso e volentieri usa Las Vegas per creare prodotti, creare eventi di primissimo ordine. Nel 2024 Las Vegas ospiterà il Super Bowl, ma nel febbraio del 2024, quindi 3-4 mesi dopo la disputa del Gran Premio di Formula 1. Più in generale Formula 1 ha preso una direzione di un certo tipo negli ultimi anni, soprattutto a partire dall'acquisizione di Liberty Media. Il modo di fare spettacolo con lo sport è abbastanza americano, non raggiunge i livelli di alcuni sport americani, ma sta prendendo quella strada. Il modo di fare comunicazione è cambiato, il modo di impostare la grafica, il modo di impostare la comunicazione anche sportiva. Fino a non tantissimi anni fa era impossibile ascoltare le comunicazioni radio. L'anno scorso addirittura sentivamo le comunicazioni radio tra team principal e direttore di corsa FIA. Quest'anno questa cosa è stata cancellata, direi forse anche fortunatamente. Però quella era una spettacolarizzazione di aspetti sportivi, che è una cosa tipica americana. È giusto o sbagliato? Io non lo so dire. Io so solo che questa è la strada che Formula 1 ha intrapreso e, mettiamola così, mi torna. Cosa vuol dire mi torna? Formula 1 vuole creare un prodotto sportivo globale, deve competere con altri prodotti sportivi globali e tutti stanno andando in quella direzione. E quella è la direzione perché in un certo senso il mercato lo chiede. Cosa vuol dire il mercato lo chiede? È il mercato di massa, soprattutto se si vogliono attrarre i giovani, deve avere determinate caratteristiche. Magari a chi ha la barba bianca o metà bianca, metà nera come me e qualche capello bianco e ha visto quasi 40 mondiali di Formula 1, quasi ho detto, può avere delle componenti di romanticismo e nostalgia che gli fanno dire caspita, però questa magari non è la Formula 1 di cui mi ero innamorato. La Formula 1 di cui mi ero innamorato è quella dei Prost, Piquet, Mansell, Senna, De Angelis, René Arnoux, Michele Alboreto, Keke Rosberg, l'epoca subito post Villeneuve. Ricordo benissimo il mio primo Gran Premio a Monza nel 1984, il mio primo weekend. Mi ricordo benissimo l'immagine di Arnoux sulla Ferrari. È una Formula 1 che era di un romanticismo straordinario, con la gente appesa alle reti o agli alberi. Però quella è una Formula 1 che non esiste più. Adesso c'è un prodotto commerciale che deve andare incontro alle esigenze e ai gusti che magari non sono più quelli del pubblico prettamente europeo, prettamente british da un lato, che è molto classico, ma anche italiano dall'altro, o tedesco. È un pubblico molto più globale, se vogliamo meno acculturato tecnicamente, possiamo dire anche questo, forse sì, ma semplicemente perché ha una legacy, ha una storia non così lunga che si possa tramandare di generazione in generazione, ma è più legato, ripeto, agli aspetti di spettacolarizzazione. Io, che sono un grande amante di sport americani, posso dire che gli sport americani stessi che nascono in America e quindi nascono già piuttosto orientati allo show, in realtà loro stessi hanno subito una trasformazione. Il football americano di adesso non è il football americano di cui mi sono innamorato io negli anni 80. Credo che sia evidente. È la naturale evoluzione delle cose. Perché? Perché lo sport, oltre che essere sport, ci può piacere o non ci può piacere, è diventato un prodotto commerciale. Io non so dire se è una cosa positiva o no. Credo che ci sono gli aspetti positivi e gli aspetti negativi. Credo che lo sport puro sia stupendo. Tutto sommato è anche chiaro che ci sono degli aspetti commerciali che vanno tenuti in considerazione e chi gestisce leghe o, come in questo caso, campionati mondiali deve tenere conto anche di queste cose. È chiaro che la componente romanticismo, che in me è ancora forte, quando vede certe cose magari insomma storce un po' il naso. L'altro lato, la componente più moderna, capisce che questa è la modernità e, ripeto, non mi scandalizzo correre a Las Vegas. Se si corre a Monte Carlo si può correre anche a Las Vegas, se si corre a Singapore si può correre anche a Las Vegas, non ci vedo tutta questa differenza. Sono molto curioso di sapere i vostri commenti. Voi siete per i circuiti classici o per i circuiti moderni? Preferite dormire per terra sui sassi per tenere il posto sul prato a Spa? O spendere $8.000 a Miami
è un numero, è un valore che non metto a caso, perché tra trasferta, biglietti, costano parecchio, Miami anzi sono esauriti, o magari siete per Singapore, o magari siete per un discreto equilibrio tra le due cose. Fatecelo sapere nei commenti, perché secondo me questa, ripeto, un po' come quei biglietti di Imola, vi ringrazio ancora per i tantissimi commenti e per le tantissime visualizzazioni, è in realtà un argomento importante, perché siamo tutti gasati per Leclerc e Verstappen, ma tutti poi vogliamo andare a vedere i Gran Premi. E se ci spostiamo, se la Formula 1 si sposta sempre più dall'Europa e va in posti sempre più glamour, ma forse anche fuori budget per una buona parte di noi, beh, insomma, io non credo che questa discussione sia proprio qualcosa da poco, no? Credo che sia importante, anche perché Formula 1 è sempre stato un prodotto globale da quando è stata gestita da Bernie Ecclestone, inizio degli anni 80, però comunque aveva una centralità europea e quindi quella, ripeto, legacy, quella tradizione britannica, italiana e anche tedesca che si sta perdendo. Il Gran Premio di Germania non c'è più. Noi come Italia incredibilmente abbiamo 2 Gran Premi, però insomma corriamo in Azerbaijan, si doveva correre in Vietnam, interessante, non si correrà più, ci sono 3 Gran Premi negli Stati Uniti di cui 2 cittadini. Il Gran Premio del Bahrain ha siglato un accordo lunghissimo per restare in calendario, il Qatar avrà un accordo di 10 anni se non mi sbaglio a partire dal 2023, e anche se in realtà probabilmente quest'anno è candidato, no, a sostituire Sochi. Questo non è un tema secondario ed è l'ultimo topic di cui vi voglio parlare, cioè il tema calendario. Per contratto attualmente il numero massimo di gare col contratto attuale Formula 1 con i team è 24. L'anno prossimo torna alla Cina, quest'anno sono 23 gare se Qatar sostituisce Sochi. L'anno prossimo torna alla Cina, quindi 24 gare ci sarebbero già con le gare di quest'anno più la Cina. Nel momento in cui abbiamo Las Vegas, che Gran Premio salta? E qua ci sono varie ipotesi. La più accreditata, secondo il mio modestissimo parere, è che salti il Paul Ricard, quindi il Gran Premio di Francia. Il Gran Premio di Francia è uno dei Gran Premi più vecchi, però è anche vero che il ritorno del Paul Ricard insomma ha destato perplessità. Il circuito è quello che è, voglio vederlo con le vetture di quest'anno, però con le vetture dell'era precedente ha sempre generato Gran Premi noiosissimi. È un circuito che ha problemi di viabilità pazzeschi, io l'ho sperimentato nel 2018, code infinite, gli stessi giornalisti, probabilmente qualcuno di voi se lo ricorderà, hanno avuto la stessa esperienza per poter arrivare al circuito e per poter andare via dal circuito. È una pista che secondo me è candidata a lasciare il calendario. Se non mi sbaglio Barcellona ha da poco rinnovato, non per tantissimo ma ha da poco rinnovato. Altro circuito che è in scadenza di contratto è Spa, però Spa ha appena fatto dei lavori, onestamente mi sorprenderebbe che venga rimpiazzato, quindi francamente non lo so. Commentate, sono curiosissimo di sapere di nuovo qual è la vostra opinione su questa, diciamolo, nuova Formula 1, come dicevo, no? Voglio sapere la vostra, spero che la passeggiata virtuale sulle strade di Las Vegas seguendo il layout del circuito vi sia piaciuta, commentate e alla prossima, vi aspetto. Ciao!